Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Allora, oggi video top, video molto importante, molti di voi lo stavano aspettando. Recensione in dettaglio del Jesbarud Falcon, il tendalino a 270 gradi che produce la Jesbarud, tendalino di cui abbiamo già parlato nei video precedenti. Abbiamo già detto che ci siamo trovati bene, ma ragazzi qui adesso vabbè, non vi voglio anticipare nulla, vi faccio vedere poi in dettaglio come si apre, come si chiude. Questo video è molto importante anche per quelli che acquisteranno in futuro questo tipo di tendalino, in modo che sapete almeno come si apre correttamente, come si chiude correttamente e le sue peculiarità tecniche. Per l'occasione, come potete vedere, abbiamo staccato pachino perché vogliamo aprirlo completamente e montare tutte quante le pareti, perché come ben sapete, avendo pachino dietro, le pareti posteriori non riusciamo a montarle, e quindi per l'occasione abbiamo fatto i lavori come si deve. Cominciamo prima di tutto con l'apertura del tendalino in ogni suo minimo dettaglio e poi procediamo via via con l'installazione di tutti gli altri accessori. Cosa molto importante, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché ogni volta che pubblichiamo un video nuovo, attivando la campanella vi arriva la notifica e almeno non vi perdete nessun nostro video. Senza tanti indugi, vediamo di cominciare con questa recensione. Alla fine del video vi daremo un nostro parere sul come ci stiamo trovando. All'incirca sono già un paio di mesi che stiamo usando il tendalino della Jesbarud, quindi possiamo darvi un'opinione più che affidabile. Cominciamo. Questo tendalino a 270 gradi è autoportante. Cosa vuol dire? Che può rimanere aperto completamente senza l'ausilio dei piedi, che comunque sono compresi all'interno del pacchetto. Con questa sbarra, con questo paletto che vi viene fornito, andiamo a tirare la prima parte del tendalino, in modo che grazie a questo possiamo aprirlo completamente senza l'ausilio delle gambe. Andiamo a installarlo. Ora, come vedete ragazzi, il tendalino è aperto completamente, è autoportante, quindi non c'è bisogno dell'ausilio dei pali. Ovviamente ragazzi, Jesbarud consiglia di tirare giù le gambe in caso di forte vento, gambe che sono già installate all'interno dei pali. Ora vi faccio vedere come tirarle giù, vedete. Ora il tendalino è completamente aperto, abbiamo tirato giù anche le gambe. L'unica cosa che resta da fare, se volete, è installarvi le pareti che sono incluse comunque nel tendalino. Per installare le pareti non c'è neanche bisogno di picchettare i pali. Esempio, se c'è tanto vento e voi volete sostanzialmente avere maggiore sicurezza, potete picchettare, qui ci sono dei cavi con delle corde che vi vengono fornite dalla Jesbarud e potete picchettare i quattro lati. Se invece avete intenzione già di installare le pareti, non c'è neanche bisogno di picchettarli, perché quando andremo a picchettare le pareti faranno tenuta su tutta la struttura. Ma ora andiamo a prendere le pareti. Allora, le pareti vi vengono fornite all'interno di questo sacco. Ci sono 1, 2, 3, 4 e 5 pareti. Potete chiudere completamente in modo ermetico tutto quanto il tendalino e non avere problemi di infiltrazione d'acqua o di vento.
man mano che tirate fuori le coperture potete installarle. Adesso le installiamo un po' alla volta. Allora, come vedete abbiamo posizionato tutte quante le pareti, perché adesso ve le installo tutte quante, però ciò non toglie che non siete obbligati a installare tutte. Potete anche solo installare la prima e la seconda, l'ultima addirittura, non avete un ordine da rispettare per forza. Quindi adesso ve le monto tutte, ma sappiate che potete installare qualsiasi parete lì dove volete, ovviamente rispettando le dimensioni, perché sono una, due piccole e tre grandi, ma lo vediamo insieme. Cominciamo dalla prima, quella piccola. A parte le altre 4 pareti che verranno installate sui pali che andremo a mettere, questa parete qui va infilata all'interno di questo scavo, di quest'asola. Vi faccio vedere anche come. Ragazzi, come avete visto abbiamo installato tutte quante le pareti. Ora avete praticamente una superficie di circa 10 metri quadri completamente riparata dal vento e dall'acqua. L'ultima cosa che resta da fare è picchettare il fondo. Adesso mettiamo qualche picchetto giusto per tirarlo, così vi faccio vedere anche quando apriamo le finestre cosa vuol dire avere una finestra, luminosità, con zanzariere e via dicendo. Andiamoci dentro. Allora, ora vi faccio vedere la differenza di avere un ambiente completamente chiuso e un ambiente che possiamo aprire e anche arieggiare. Voi avete un primo tessuto coprente, dopodiché avete questo trasparente che fa entrare la luce ma non fa entrare i raggi solari. Oppure la pioggia, nel caso sta piovendo, con questo potete ripararvi dalla pioggia. Mettiamo caso che smette di piovere e volete arieggiare ancora di più, allora potete aprire questa finestra e lasciare la zanzariera. Scusatemi se poco ragazzi, il tendalino che avevamo prima, ripeto, era tanta roba, ci siamo trovati molto bene. L'unico difetto che aveva è che ovviamente le pareti erano completamente sigillate. Loro invece, Jace Baroud, sul Falcon ci ha messo questo tipo di finestre con doppi vetri, chiamiamoli così. Il primo vetro oscurante, che praticamente lascia entrare comunque un po' di luce ma non i raggi UV, e poi dopo questa zanzariera in modo che io, se chiudo anche la porta, se vi chiudo la porta, noi siamo completamente sigillati. Se vogliamo più aria, apriamo tutte le finestre. Quindi ragazzi, siamo completamente al coperto, sigillati dal vento e dalla pioggia, quindi questo è da ritenersi comunque una sorta di mini appartamento. Sono 10 metri quadri dove poter lavorare, dormire, dovete fare quello che volete. E allora attenzione, io adesso l'ho montato da solo per farvi vedere un po' tutte le sue peculiarità, ma solitamente lo montiamo in due. Da solo io ci metto circa 10-15 minuti a montarlo completamente, pareti incluse. In due andiamo molto più spediti. Ora però vi faccio vedere una chicca che nessun tendalino ha, perché comunque vada, è una cosa che Jace Baroud l'ha fatta un po' proprietaria. Cosa vuol dire? Il mitico buco, chiamiamolo buco, che la Jace Baroud fornisce sul suo Falcon. Perché? Ora, noi abbiamo una tenda Jace Baroud Space sul carrello, sul rimorchio, e quindi non possiamo usufruire di questo plus. Ma chi invece installa le loro tende sopra il tetto della macchina può aprire il buco e raccordarsi con un tunnel, vi metto un video di esempio, alla tenda sopra. Ora vi faccio vedere ragazzi cosa vuol dire avere la botola. Immaginate di avere qui un tunnel che vi porta direttamente sulla tenda.
Quindi, per assurdo, avete praticamente un ambiente, anzi due ambienti, questo e quello della tenda, completamente coperti dal vento e dall'acqua, perché io posso entrare e uscire dalla tenda senza comunque andare fuori alle intemperie. Noi ovviamente preferiamo tenere la tenda sul carrello perché? Per una questione di comodità, perché molti giustamente non hanno idea di cosa vuol dire tutti i giorni aprire e chiudere una tenda a 2,30 m, 2,40 m d'altezza invece di farlo a 1,50 m. Sono due cose completamente diverse. Qui dovremo arrampicarci, usare la scaletta. Noi la scaletta non la usiamo, quindi noi ovviamente preferiamo tenerla sul carrello. Quindi questa botola la teniamo sempre costantemente chiusa. Non siete obbligati ad aprirla. Anche no però, perché vi faccio un esempio. Una volta che ho aperto questa, esce l'aria calda, oltre che dalle zanzariere. Quindi, come il buon Tony ci ha detto quando l'abbiamo installato, questo può essere una sorta di canna fumaria, chiamiamola così. Allora, come avete visto ragazzi, questo tendalino è un po' come avere una seconda casa. E ora però viene una fase molto importante. Aprirlo è un conto, chiuderlo è un altro. Voglio farvi vedere passo passo tutte le operazioni in dettaglio, in modo che se un domani acquistate, come ho detto prima, questo tipo di tendalino, almeno sapete com'è che si chiude e si apre correttamente. Va bene? Andiamo! Questo momento è un momento molto importante perché da come piegate il tendalino li farete più o meno fatica a richiuderlo. Io ho già provato anche a chiuderlo male, comunque vada lo si chiude bene sempre, però se seguite una certa procedura e la seguite alla perfezione vedrete che lo chiudete anche da soli senza nessun problema. Questo è fondamentale, le altre poi vengono da sé, ma la prima dovete accompagnarla e sistemarla, fare una sorta di triangolo. Ok, una volta che avete fatto questo potete tirarvi semplicemente il tendalino. Dovete fare sostanzialmente due risvolti. Il primo a questa altezza qui, quindi seguite normalmente la piega della prima. Dopodiché ne fate un secondo a questa riga qua. Ecco terminato ragazzi, avete visto come funziona il Jace Baruud Falcon, tendalino a 270 gradi.
si chiude semplicemente, si apre in modo semplicissimo, si possono mettere le pareti, è completamente modulabile. Come ho detto prima, potete installare qualsiasi parete volete, quindi non siete legati a dover seguire per forza una sequenza, ma soprattutto ragazzi, in pochissimo tempo avete un mini appartamento di 10 metri quadri completamente coperto da intemperie, vento, acqua, chi più ne ha più ne metta. Che dire, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, se non vi è piaciuto non possiamo farci nulla e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video, un saluto dal Frank e dalla Moira in regia, al prossimo video, ciao!